Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova recensione, nonché la prima del canale. Oggi parliamo di Nightmare Alley, il nuovo film di Guillermo del Toro, che di recente è stato candidato agli Oscar in ben 4 categorie, tra cui anche quella di miglior film. In Nightmare Alley possiamo facilmente riscontrare tutti quegli elementi che caratterizzano la filmografia di Del Toro, a partire dalla predilezione per uno stile tetro, sia narrativo che visivo, ma non tanto un tetro decadente quanto un tetro affascinante, seducente, o per usare il termine più adatto, gotico. Vi è poi la poetica, secondo cui il mostro, o in questo caso il freak, è nettamente più compassionevole e più umano dello stesso essere umano. E per concludere c'è un tipo di violenza dosata praticamente con il contagocce, che sorprende noi spettatori proprio per questa sua natura breve e inaspettata, ma allo stesso tempo cruda e decisamente esplicita. Ma di cosa parla Nightmare Alley? Dunque, facendo una breve sinossi, un uomo di nome Stanton, interpretato da Bradley Cooper, si imbatte in un circo itinerante e rimane incuriosito dall'esibizione in cui il geek, un fenomeno da baraccone più bestia che uomo, si cima di una gallina ancora viva. Dopo quella sera, Stanton comincerà a lavorare nel circo come assistente della cartomante Sina e, attraverso una serie di espedienti di dubbia moralità, comincerà a farsi strada nel mondo dello spettacolo, spinto da un'insaziabile sete di successo e prestigio. Il tema principale di questo film è la corruttibilità dell'animo umano e la conseguente autodistruzione a cui può andare incontro anche l'uomo più scaltro. Nella prima parte del film, Stanton è un protagonista passivo, quasi muto, senza un vero scopo nella sua vita e che si limita alla mera sopravvivenza. Ma non appena intuisce il potenziale per lo più lucrativo dello show business, diventerà un personaggio completamente diverso, un manipolatore, un opportunista. Gli atteggiamenti e il comportamento che Stanton adotta nei confronti di tutti gli altri personaggi del film può essere tranquillamente ricondotto a quello di un parassito, di un predatore naturale. Se si pensa alla prima parte di Nightmare Alley, lui cerca di guadagnarsi il favore e il rispetto di tutti i membri del circo, perché è affascinato dall'armonia in cui questi freaks, questi emarginati scarti della società riescono a vivere in una sorta di micromondo autosufficiente, ma è ancora più attratto dal grande potenziale che secondo lui ha il numero della cartomante e che lei non vuole sfruttare. Perciò mette da parte la possibilità di crearsi una nuova famiglia e di ambientarsi nel circo per cercare di scoprire tutti i segreti possibili del numero della cartomante in modo da poter fuggire e iniziare ad esibirsi da solo. La natura parassitaria del nostro protagonista può essere ulteriormente sviscerata se andiamo ad esaminare la dinamica tra Stanton e Pete, il vecchio aiutante della cartomante. Ora, Pete è un personaggio che conosce molto bene anche lui il potenziale del numero, dell'esibizione, ma proprio perché ne conosce tutti i segreti è anche consapevole di quanto possa essere nocivo, non solo per il pubblico che viene indotto a credere in delle menzogne, in delle bugie, ma anche per chi lo pratica, il cosiddetto mentalista, che prima o poi inizierà a credere lui stesso nelle proprie bugie, di essere davvero in contatto con l'aldilà. E quindi Pete decide di dimenticarsi questa esibizione diventando un alcolizzato e quindi metaforicamente affogando il ricordo di questo numero. È dunque un personaggio che interiorizza completamente la negatività del numero della cartomante, mentre Stanton, se andiamo ad esaminarlo, è completamente l'opposto. Lui disperde questa negatività su chiunque lo circondi, anche chi dice di amarlo, in modo che lui possa rimanere integro, puro, o almeno così lui crede. Perché una volta ottenuti i primi successi come showman nei club dell'alta società statunitense, comincerà un percorso di non ritorno, ovvero credere alle proprie bugie e quindi di essere un uomo superiore ai comuni mortali, di essere davvero in contatto con l'aldilà. E questa sua arroganza, questo suo essere ubriaco di potere,
lo porterà ad abbassare la guardia, perché lui si crederà invincibile, e abbassando la guardia incapperà in un parassita, in un predatore ancora più pericoloso e senza scrupoli di lui, ovvero la psicologa interpretata da Cate Blanchett. Questa parabola discendente di Stanton raggiungerà i suoi picchi più tragici negli ultimi 3-4 minuti del film, che ovviamente io adesso non vado ad analizzare troppo nel dettaglio per chi non avesse visto il film. Ma lo stesso Guillermo del Toro ha dichiarato, anche in modo un po' provocatorio, che Nightmare Alley non è altro che un grosso pretesto per arrivare a parlare degli ultimissimi minuti del film. Quindi io vi consiglio davvero di andare a vedere questo film, perché è un ottimo film dall'inizio a quasi la fine, ma diventa un grandissimo film negli ultimi 3-4 minuti, davvero. Ora, 2 parole sulle interpretazioni. Bradley Cooper, devo dire che si merita tante lodi, perché ci ha creduto davvero tanto in questo ruolo, anche perché, se ci pensate, non è il solito ruolo a cui è abituato un attore come Bradley Cooper, perché Stanton è un personaggio estremamente ambiguo, ma di un'ambiguità che tende più al negativo che al positivo. Anche se, secondo me, la vera star del film è assolutamente Cate Blanchett con la sua psicologa. Guillermo del Toro sa come sfruttare la sua presenza scenica, questi suoi tratti somatici un po' felini e quindi da predatore proprio, e in ogni scena in cui appare sembra illuminata di una luce diversa che fa sembrare inferiori tutti i suoi comprimari che condividono la scena con lei. Ma oltre a queste 2 gigantesche interpretazioni c'è anche un cast di tutto rispetto, tra cui spiccano Toni Collette, Rooney Mara, Willem Dafoe e Ron Perlman. Ora, una piccola considerazione negativa su Nightmare Alley, proprio per andare a cercare il pelo nell'uovo: dura 2 ore e mezza e forse si sentono un po' troppo. Forse avrebbe dovuto essere leggermente più corto, ma proprio 10-15 minuti più corto. Ma lunghezza o non lunghezza a parte, io vi consiglio di andarvelo a recuperare se riuscite, perché merita davvero, sia per il cast che per i costumi, la fotografia e l'efficacia con cui tratta certi temi davvero universali e complessi. Ora, io ho finito di parlare. Se il video vi è piaciuto, non dimenticatevi di mettere mi piace, iscrivervi al canale e condividere il video con gli amici. Se invece non concordate con alcune cose che ho detto, o anche tutto quello che ho detto, fatemelo comunque sapere nei commenti, perché sono molto curioso di sapere il vostro punto di vista su questo film. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima recensione.